Bentornati a voi tutte e tutti qui sul canale del Darione. Era qualche giorno che non pubblicavo video, d'altronde ero preso da altre cose, ma non vi preoccupate, non mi sono dimenticato di voi, anche perché comunque c'era la pausa delle nazionali e quindi sostanzialmente non c'era necessità del nostro intervento, cioè di mio e quello di Marek, per aiutarvi a schierare la 240. Invece oggi, giovedì, tornano tutte le competizioni, i campionati nazionali, e quindi insomma la 240 è qui pronta. Ringrazio come al solito i miei amici Funko Pop per questa straordinaria sigla. Vi ricordo che se siete interessati ad essere aggiornati su tutti i video che escono qui sul canale, di cliccare sulla campanella e ovviamente il mi piace, ne parleremo solo alla fine di questo video. Vi ricordo anche che ho un Patreon, l'unico in italiano, che si occupa di K1 e di J1, quindi se volete abbonarvi, tra l'altro sta per arrivare un super bonus per fare l'abbonamento a dicembre e gennaio, quindi regalarvelo per Natale ed essere pronti così alla ripartenza dei campionati asiatici che inizieranno come sempre a fine febbraio. E che dire di più, ricordo anche che c'è un super Telegram in cui ci sono un sacco di ragazzi competenti su campionati di tutti i livelli e tutte le competizioni che riguardano Solare. Prima però di andare a vedere i calciatori che sono interessanti dal mio punto di vista per quanto riguarda la 240, devo dirvi una cosa, piccole considerazioni veloci su Solare, che faccio anche volentieri con voi, visto che insomma non faccio più live perché la scelta ormai è certa, insomma almeno fino all'anno nuovo non ci saranno live sul canale Twitch, almeno che non ci siano sorprese per quanto riguarda insomma magari queste ultime giornate di J1 e K1, magari accendiamo il canale e stiamo un po' insieme, ma insomma dalla fine dei campionati sicuramente fino all'anno nuovo non ci saranno. Questo perché ritengo che in questo momento insomma sia più importante concentrarsi su YouTube, così voi lo sapete. Detto ciò, non dimenticatevi che io sono anche su Twitter, lì verrà sempre aggiornata. Ma piccole considerazioni su Solare. Leggo di un sacco veramente di questioni che dividono la community. Da una parte c'è chi è super mega iper contento e dall'altro c'è chi è super mega iper negativo. Io, come sapete, cerco sempre di mantenere un certo equilibrio da questo punto di vista e in questo momento non so onestamente, perché molti di voi mi hanno chiesto insomma in privato su Telegram che cosa ne pensassi e devo dirvi che non ho un'idea in merito. Farò probabilmente un video che uscirà martedì della settimana prossima proprio per quanto riguarda ciò che sta vivendo Solare, perché onestamente ci sono state tante novità tutte insieme, alcune positive, alcune magari da correggere, ma insomma in questo momento non saprei che dire. Se avete voi qualche dubbio, qualche riflessione da fare, scrivetele nei commenti. Passiamo però appunto ai nostri calciatori, iniziando ovviamente dai portieri e iniziamo con Keisuke Osako. Top, lo sappiamo, anche perché è un under 23, quindi che viene utilizzato tantissimo, ha 54 delle 15, 66 delle 5, quindi veramente straordinaria nelle ultime partite. La sub non la guardate perché è quella del Giappone, però insomma Sanfrecce gioca col Gamba, quindi dovrebbe essere una partita diciamo così favorevole al Sanfrecce, con possibilità anche di clean sheet per il nostro Keisuke. Se vi interessa sapere il pick score è AA su Solare Data. Prezzo lo andiamo a vedere in limited, eccolo qua, c'è stata una vendita clamorosa proprio avvenuta oggi a 25 euro, altrimenti era calato tantissimo fin addirittura a 22 euro in limited. Per quanto riguarda la rara invece, ultima vendita qualche giorno fa a 391 euro. Ovviamente in questo momento i prezzi Asia sono molto buoni se volete comprare già in vista dell'anno prossimo. Andiamo invece in Premiership, Scottish Premiership, con l'aiuto ovviamente di Marek. Trovate tutte le sue informazioni qui sotto ovviamente nella descrizione del video.
ci suggerisce in questa settimana il buon Zach Hemming, che gioca contro il Livingston, che viene da 5 sconfitte consecutive e ha il secondo peggiore attacco del campionato. Insomma, questa è un'ottima occasione per schierarlo. Ha un L15 a 45 che è semplicemente perfetto, quindi andiamo a vedere i voti, ma insomma contano relativamente. La cosa importante è che gioca con Livingston, infatti vedete opposition score ben 63 e in casa gioca. Prezzo ovviamente straordinario, sta a 21 euro la limited, mentre la rara sta a 314 euro ultima vendita. Naturalmente i floor, come sapete, possono essere leggermente più alti. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la difesa. Io vi suggerisco, questa è una scelta mia, Tetsushi Yamakawa, il Vissel tra l'altro gioca contro il Nagoya che è diventato un po' bulico, il Vissel deve per forza vincere. L1548, andiamo a vedere, questi sono gli ultimi score, classico giocatore da soglia, anche il suo prezzo è direi molto buono, perché ultima vendita 0,92 del floor 0,96, insomma centesimi, si sta parlando in limited ovviamente, mentre la rara, eccola qua, è andata a circa 30 euro, insomma ci siamo. Secondo me questo è anche un buon acquisto in vista della prossima stagione, anche perché andrà capito quali saranno le condizioni di Kikuchi, che rientra da un infortunio terribile. In Scottish andiamo invece con Kai Rose degli Hearts, L15 buonissimo, 51, tra l'altro con un L5 che vola, molto 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 interessante. Questo perché ovviamente ha giocato con l'Australia contro la Palestina, non è andato malissimo, ha saltato il 7-0 contro il Bangladesh, ma insomma questo è un ottimo difensore. Gli Hearts si stanno piano piano ritrovando dopo un inizio di stagione un po' così e così, giocano in casa contro il St. Johnston, lo vediamo, 56 di opposite score, e insomma voglio dire, hanno perso nuovamente Nicky Clark per infortunio e St. Johnston, quindi prezzo lo vediamo molto buono, 2,85 euro per un difensore comunque titolare, non è affatto male, gioca anche con la nazionale, 42 euro in rara, ovviamente il prezzo precedente era in limited. Io qui mi permetto di dare un ulteriore suggerimento, che è quello di Robin Knöke, lo sapete, stagione dell'Union disastrosa, 39 di L15, 31 di L5, subato, non subato, questa giornata giocherà perché comunque c'è stato il cambio di allenatore e quindi recupererà il suo posto. Giocano in casa contro l'Augsburg, quindi insomma una partita sulla carta, avrei detto inizio stagione, vittoriosa per l'Union. Qui vediamo il prezzo, ultima vendita 1,70 euro in limited, e la rara sta anche questa veramente a prezzi al saldo a 30 euro. Secondo me un Robin Knöke a 39 in capped non è mica male. Andiamo a centrocampo, quindi torniamo in Asia, andiamo in Corea, con Nasang-ho, uno dei top di Corea, L15 49 ma L5 54. Andiamo a vedere qua, vedete io sto usando il cambio colore, per quello sono rossissimi i miei, ovviamente rispetto ad altri che magari avete voi. Gioca in casa, mi sembra, sì, gioca in casa contro i Blue Wings, quindi ottima partita. È vero che i Blue Wings devono cercare di vincere, ma insomma c'è una rivalità accesissima. Il Seoul cercherà di spingere i Blue Wings in K2 senza tanti problemi. Nasang-ho, eccolo qua, vi ricordo, in questo caso io vi sto suggerendo la carta midfielder, ma è buonissimo anche forward, ovviamente 2,10 euro, mentre come prezzo raro 38,16 euro. Ovviamente la carta forward costa leggermente di più, quindi Nasang-ho prendetelo buono, sia midfielder che forward. Eccolo qua, lo vedete, più o meno sono equilibrate anche il numero delle carte. Mentre andiamo a vedere Matty Kennedy per quanto riguarda il centrocampo in Scozia, del Kilmarnock, 42 L15, quindi stra buono, matchup interessante perché giocano, mi sembra, in trasferta contro Ross County, quindi una delle squadre peggiori del campionato, piena crisi, insomma hanno anche la difesa peggiore del campionato. Va benissimo anche il solito Danny Armstrong che noi suggeriamo sempre, insomma, però ecco, diciamo che per quanto riguarda l'L15
ha un 42 con un interessantissimo L5 a 55, quindi prezzo lo andiamo a vedere, è salito moltissimo, sta a 1,29 euro però in limited, mentre in rara lo troviamo a 21,71 euro, addirittura in floor a 15,95 euro, quindi io ci farei veramente un pensierino. Qui non ha giocato col Nord Irlanda, ma insomma è titolare. Il Killy è una squadra a cui sapete io e Marek teniamo tantissimo, probabilmente ci sarà una sorpresa nel prossimo anno, nel 2024, ma ancora non vi diciamo niente, non vi anticipiamo nulla. Andiamo a vedere l'attacco. Ritorna Yuto Iwasaki, attaccante del Sagantoso, che vi avevo già suggerito prima della sosta. Giocano contro i Razor, che si devono salvare, ma insomma, punto per questo secondo me è molto buono, anche perché è un L15 di 36, soluzione low cost questa, 34 di L5, non è un granché, lo sappiamo ragazzi, è così, tanto è vero che appunto ultima vendita a 0,57, mentre la rara è andata a 18,69 euro. Questo è secondo me una presa proprio se avete, che ne so, un difensore, un centrocampista, una quinta scelta bonus che costa tantissimo, di L15, questo sta a 36, ve la mettete lì sperando che prima o poi un gol magari lo piazzi. Andiamo più sul sicuro invece ovviamente con Lawrence Shankland, grande super bomber degli Hearts, L15 a 53, L5 a 62, grande crescita, ha fatto veramente un tantissimo, vedete, decisive nelle ultime partite anche in nazionale. E Prezzo gioca contro il St. Johnston in casa, come vi ho già detto. Prezzo eccolo qua, andiamo a vedere in limited, ultime vendite a 8,73 euro, 8,92 euro, quindi siamo sui 9 euro, mentre in rara ovviamente strasalito, siamo ritornati a prezzi consoni, 139 euro. Che dire di più di Shankland, veramente pazzesco. Potreste anche pensare di prendere la Young Boys se proprio, voglio dire, vi interessa magari una spesa più low cost, ma insomma io andrei su Shankland, ecco. Questo può essere buono se magari fate la coppia invece di prendere Iwasaki, lo vedete, L15 40, L5 35, niente di che, anche lui ovviamente, prezzo volato a 1,15 euro, per dire, insomma, in limited, e 12,49 euro in rara. Questo è, torniamo di là per le conclusioni finali. Che dire, insomma, questa è la carrellata solita di calciatori. Io spero che il video ovviamente vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, cliccate sulla campanella per essere aggiornati dei prossimi video. Vi ricordo il gruppo Telegram, il Patreon, e insomma ovviamente anche di seguire su Twitter sia me che Marek, che mi ha aiutato come sempre in maniera straordinaria a fare questa capita con i suoi suggerimenti incredibili su la Scottish. E poi, come sempre, buon sudare a tutte e tutti.